se una action cam cinese buona si trova a 70 euro e con 110 si prende una action cam con doppio schermo abbastanza buona nel complesso. Ah, guardate il mio canale Telegram, così vedete le offerte per queste action cam a 100 euro, doppio schermo. Per spendere 330 euro per la Insta360 con la doppia lente, per spendere 330 euro per Insta360, vediamola contro un action cam cinese da 70 euro e vediamo se la qualità video è così tanto superiore. Allora, sembrano più dettagli, ma in realtà quello che c'è qua è un contrasto un po' più sparato, perché il profilo colore della Insta è più piatto, che serve per chi fa video professionali, oppure anche noi che cerchiamo di fare i video prosumer, perché poi in post-produzione questo profilo io lo rendo molto contrastato, poco contrastato, molto chiaro, molto scuro, gioco molto di più. Qua sotto ok, contrastato, ma così com'è resta, se giochi un po'... guardate la puntata specifica sulla Campar X30. Il problema delle action cam cinesi è che costano poco e che non riescono ad avere un'ottima qualità e una buona stabilizzazione. Cioè il video di prima, la camera è su questo stabilizzatore, lo Xeon Rider M, ma se io la metto sul supporto sbagliato... Il problema è che questo supporto qua, anche se io lo stringo molto bene, lo muovo addirittura a mano. Ma guardate come hanno gestito questa problematicità la Insta360 contro l'action cam cinese che abbiamo visto prima, che come qualità andava bene, ma la stabilizzazione... E se guardate la puntata in cui vi spiego che cosa ho imparato comprando i 20 supporti, pensavo migliori, su Amazon, scoprirete che il supporto così fa dei danni, mentre su un supporto così ci puoi montare sopra. Però attenzione, quello che voglio dire è che questo è meglio come stabilizzazione, ma se finisce così, come può venire il video, non ce la fa. Vabbè, a me piacciono troppo i confronti all'americana, quindi un confronto a 3 in cui la confrontiamo anche con la Sony AS50. Questa è la più abbordabile, mi veniva a dire affordable, affordabile, delle action cam di mamma Sony. E questo è il confronto sulla qualità d'immagine fra la Campar, che fa l'action cam economica cinese, la Sony e l'Insta360. Allora, qua facciamo il confronto diretto sul freeze frame. È chiaro che ogni freeze frame può essere più o meno fortunato, però se sono tutti sfigati, per esempio. Siccome stiamo registrando da una TV, qua alcuni bianchi potrebbero essere bruciati, quindi vi mando anche la clip originale. Allora, qua se io dovessi scegliere, sceglierei questo, e siccome so già come sono i miei polli, è la Campar che è naturalmente più contrastata.
Come fai a dire che è peggio? È difficile, perché il cielo è quello che ti fa capire la qualità nelle camere, no? E la Insta, che è di grande qualità, ha riprodotto molto bene anche le nuvole con le sfumature bruciando molto poco. Però anche la Campark ha fatto molto bene. E così sui dettagli, cioè io non riesco a dire che preferisco questa a priori. Riesco a dire che noto che questa è un po' artificialmente, c'è troppo contrasto. Però se mi esce così dalla camera non devo fare niente, la qualità è questa. Chapeau. Proviamo a zoomare per vedere se notiamo qualcosa di diverso e guardiamo sia le fronde degli alberi, sì, dettagli in basso. Ecco qua la staccionata, forse sembra un pelino meglio a Insta, ma mamma mia. Vediamo di spostare l'immagine. La staccionata di destra che, ecco, la Campark introduce un po' di artefatti in maniera importante, no? Quindi per un purista, forse per un professionista, resta comunque meglio questa in post-produzione se è capace di fare color correction, color grading, filtri di dettaglio. Però... Ok, questo è il dettaglio con la Sony HDR50 e qua gli ordini vengono ristabiliti, nel senso che le fronde degli alberi sono molto più confuse con la Sony, molto più nitidi con la Insta, anche se l'inquadratura era un pelo più indietro, quindi erano un pelo più lontani. Il cielo, allora questa è la tipica immagine Sony, cioè un buon equilibrio generale, è tutto un po' mosso, cioè vedi quando vedi questa immagine e dici mamma mia. Andiamo a zoomare e niente, nello zoom il confronto è impietoso, qua non c'è dettaglio e dopo tutto la Sony per fare questa economica l'ha fatta a 1080, ma un 1080 neanche così dettagliato. Se io prendo una mirrorless qua li vedi i dettagli. Con uno zoom ancora più forte notiamo che qua iniziano ad essere sfocati i dettagli, mentre qua c'è una specie di purea di Natale. Quindi dovevi avere una qualità di immagine nettamente superiore, una stabilizzazione nettamente superiore e un effetto wow per il 360, per questo effetto di 360 con la possibilità di cambiare gli angoli, molto figo. Dirò la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, la tengo, cioè l'ho tenuta, continuo a tenerla, oltre che per fare le prove e avere il riferimento con una camera d'eccellenza, anche perché obiettivamente lente 360, lente normale 330 euro e vi metto il link a prezzo più basso sul canale Telegram, però obiettivamente non mi faccio sentire, se io dovessi solo fare delle uscite con una camera normale wide angle, cioè 70 euro, però devo dire che questa lentina 360 collegata al suo software 360 Studio ed è l'unica che ti permette di fare questo gioco, che dopo che hai registrato cambi l'angolo di visualizzazione. Dai, che figata. E dalla stessa clip, due video completamente differenti.